Ciao, bentornati sul mio canale Mano Libera Atelier di Barbara. Oggi vi accompagno in un tutorial per la realizzazione di questo portacarte con una dedica speciale per il papà, per la sua festa. Questo video è stato realizzato in collaborazione con Bernina Lugano. Seguitemi! Se il video ti è piaciuto, alla fine lascia un mi piace, ricordati di iscriverti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Prendiamo il materiale che vi occorre per il portabiglietti, prendiamo anche il Decouville, lo stabilizzante, lo mettiamo sulla stoffa esterna, nel mio caso è il nero, lo appoggiamo, vedete che è un pochino più piccolo, giustamente, ed ora andiamo a passarlo col ferro da stiro affinché il Decouville va ad incollarsi sulla stoffa. Ora prendiamo questa parte, la sovrapponiamo all'altra, in modo che le due stoffe si tocchino. Andiamo ad indicare, a segnare 6 centimetri qui e 6 centimetri qui. Questa è la posizione in cui andremo a introdurre l'elastico. Cosa intendo? Lo mettiamo tra i due strati di cotone e andiamo a posizionarlo a 6 centimetri, tendendolo. Andrò a tagliare l'eccesso di elastico lasciando un po' di margine. Ora andremo a cucire lungo la linea del Decouville, qui tutto il perimetro a macchina, lasciando l'apertura nella parte centrale, da qui a qui. Nel frattempo che voi vi dedicate alle cuciture, potete anche far lavorare i vostri bimbi che faranno un bel biglietto da visita, ma decorato a piacimento, facendo il loro disegnino e la loro dedica per il papà. Stiamo per arrivare in prossimità dell'elastico. Mi assicuro che è nella posizione indicata e con la macchina vado piano e passo sopra. La stessa cosa, sto arrivando in prossimità dell'altro elastico, mi assicuro che sia teso, non troppo ma giusto, lo tengo nella posizione indicata e continuo. Anche qui mi raccomando, andate piano piano affinché la macchina possa cucire assieme anche l'elastico. Arrivati alla fine, dove devo arrestarmi, posso usare la funzione tagliafilo. Così ho terminato. Vado a tagliare gli angolini, quali avevo già tagliati, però gli angolini in questa maniera, tutti e 4, e poi vado a risvoltare dal buco che abbiamo lasciato. Ora andremo a scrivere la nostra dedica. Dunque cominciamo da questa parte. Io per comodità e per andare dritta faccio una riga col gessetto alla distanza di 1 centimetro abbondante, che sarebbe questa. La stessa cosa dall'altra parte. Ed ora andiamo a vedere come impostare la macchina per fare queste scritture. Andiamo a impostare la macchina per la scrittura. La scrittura è facilmente riconoscibile perché nel menu la troviamo con la lettera A. Andiamo a schiacciare la lettera A. Vi ricordo che io sto utilizzando una macchina Bernina 485, dunque le indicazioni che vi sto dando sono per questa macchina. A questo punto mi si apre questa schermata e posso scegliere il tipo di carattere da utilizzare. Io ho utilizzato il primo. Ora, per avere una maggior visibilità, amplio lo schermo schiacciando questa freccina. A questo punto mi compare tutto lo schermo e posso scrivere ciò che voglio. Ok,
così sono a posto. Chiudo la schermata e vedrete che qui vi appare il senso di come verrà scritto. Qui cominciate a vedere il T e il VO. Dunque la macchina cucirà in questa direzione. Andiamo a metterlo sotto la macchina vi aiuta perché vi indica esattamente come verrà scritto. Infatti vedete qua cominciamo dalla T, I e poi andrà giù. Mi aiuto con la riga che ho fatto e farò partire la macchina cercando di sempre tenere la riga dritta, la riga bianca di riferimento. Vedete che intanto che scrivo la macchina avanza e vi indica sempre che cosa state facendo e a che punto siete. Anche qui vi consiglio di andare con una velocità ridotta, così da controllare sempre bene tutto il lavoro, la parte dritta. Dopo aver eseguito la scritta, segno la metà del lavoro, che è 10,5, e un'altra riga qui a 4 cm e un'altra a 4 cm e andrò a fare delle cuciture semplici dritte. Abbiamo fatto queste 3 cuciture che mi servono per definire le pieghe del portabiglietti. Andiamo a piegare la prima tasca e la seconda tasca in corrispondenza della cucitura. Ora andremo a cucire la parte superiore tenendo assieme le tasche che mi permetteranno poi di inserire i bigliettini. Per andare a fare questa cucitura useremo il piedino a bordi stretti. Vi rimando il video che vedete in sovrappressione dove ve lo presento bene e vi spiego come funziona. Ho montato il piedino per i bordi stretti che corrisponde al numero 10, sposto l'ago in questo caso per questo lavoro alla mia sinistra di 3 punti e la lunghezza del punto la regolo a 3. Posiziono il lavoro tenendo il bordino, il filo della stoffa e l'ago cadrà alla mia sinistra. Andrò a fare tutta la cucitura da questo lato e dall'altro lato. Dovrò solo fare attenzione quando arrivo in prossimità dell'elastico di cucirlo così. Eccoci giunti alla fine di questo tutorial. Mi auguro di essere stata chiara, ma se avete domande scrivetemi pure nei commenti. Quando realizzerete questo oggetto e lo pubblicherete su Instagram, taggatemi così io vi riposterò nelle mie storie. Se vi è piaciuto questo video condividetelo e chiaramente lasciate un like. Ciao, a presto!